Ciao a tutti amici, e oggi col Balla sono qui a casa sua, a casa di Marco Ballarani, e oggi mi permetto di fare una cosa che molto spesso fanno altri youtuber, diciamo, no? Io li faccio i confronti di solito, però non sono mai provocatori, cioè nel senso che faccio mai 30 euro contro 60.000 euro, che cioè, non ha senso. Però in questo caso stiamo cercando di analizzare la cosa in modo davvero un po' più serio e anche più serio così per i portafogli in generale, no? Nel senso che King Korg, vabbè, è diventato ormai così, insomma, uno strumento un po' dimenticato e voi non vedete che King Korg, per quello l'ho detto subito, perché altrimenti non si capiva cosa fosse. E questo invece è l'Oberheim OBX8, l'ultimo Oberheim uscito, che costa la bellezza di 5.000 euro. E invece il King Kong si trova usato sui 500, 600, insomma una cosa del genere. Quindi siamo 10, cioè 10 volte di più. È chiaro che il valore di questo strumento è che è analogico in tutto e per tutto, in tutte le sue parti, ha una, a parte vabbè, la gestione digitale dei preset, queste cose qua, insomma, piccole cose, ma non, non c'è niente che non sia analog all'interno, mentre questo qui è del tutto digitale, quindi è un virtual analog del tutto digitale, a parte la solita storia della valvolina che Korg ha messo in un po' di strumenti, che funziona in effetti, però io non la sto usando in questo caso. Cioè, per arrivare a cercare di fare il suono più simile possibile, in realtà io non l'ho usata. Quindi siamo proprio alle due forme d'onda uguali, con il filtro che lui ha, King Korg ha dentro il filtro dell'Oberheim, e quindi abbiamo raggiunto comunque una buona. Forse si può fare anche di meglio, chiaramente qui c'è un pochino più di velluto, qui c'è un pochino più di, come dire, un po' più spigoloso, però tutte cose che si possono comunque ammorbidire, no? Lavorandoci di fino. Io sono arrivato un quarto d'ora fa, 20 minuti fa. Questo significa prima di tutto che io da qui sono partito da un preset e l'ho aggiustato leggermente, ma prima di fare l'altro lavoro. Poi con questo ho imitato questo. Nel senso, ora avete sentito il brano iniziale, no? Cioè, a livello poi di resa all'interno di un arrangiamento, arrangiamento, parole grosse, all'interno di una canzoncina come quella che ho fatto all'inizio, sicuramente la differenza, il velluto un pochino di più si sente, così, però siamo veramente così, insomma, eh, in quello che poi è il motivo per cui uno si compra uno strumento analogico, che è quello un po' della ciccia, della sensazione musicale, dell'approccio musicale con lo strumento, mentre qui siamo all'imitazione di quella cosa lì. Però per poi lavorarci, andare a suonare con una cosa che non è costosa, che permette di raggiungere comunque un buonissimo compromesso. E stiamo parlando del King Korg, non è che sto parlando di un synth virtuale che costa 1600 euro, non è un Access Virus, non è un Nord Lead, non è niente di tutto questo. È la cosa più di consumo che ci possa essere. Però Korg spacca la testa in quelle cose lì. Infatti, cioè, i synth che ci sono all'interno delle varie workstation sono robe serie. E questa è la dimostrazione, secondo me, no? Cioè, di questa. Oh, cioè. Poi adesso posso. Cominceranno probabilmente i commenti, ma non è lo stesso volume, non è. Io sono qui che cerco di fare del mio meglio e non voglio offendere nessuno, riceverò sicuramente, ma lo sai benissimo, sì, lo so benissimo, se poi registriamo, però attenzione, c'è una cosa che vi voglio dire, qui c'è un Matrix 1000, io l'altra volta ho registrato col Matrix 1000, abbiamo fatto anche un video. Io personalmente ho sentito un corpo sulla medio-bassa completamente diverso, non completamente, ma comunque molto più profondo, che mi ha dato l'opportunità in certe canzoni che ho registrato di avere un bilanciamento di un pad o di un brass synth che era diverso da quello che mi offre questo. Non so il motivo, forse sono io che
non lo conosco abbastanza da farlo suonare come si deve, anzi insultatemi, uccidetemi, impiccatemi, fate quello che volete di me, però voglio dire, questo 500 euro, questo 5.000. Adesso avevo fermato il video perché ho anche messo a posto il detuning fra i due oscillatori, che era quello che determinava anche la velocità del ribattimento, di modo che fossero uguali. Adesso ho mosso un po' i filtri, quindi non siamo più nella stessa condizione, però volevo farvi sentire. Nel senso, chiaramente non c'è esattamente lo stesso comportamento, se ci mettiamo qui li avviciniamo anche da questo punto di vista. Poi è chiaro che se uso anche la resonance, sentite che in questo caso comincia a venire fuori un po' quella componente un po' più acida, no? Qui è tutto velluto, ma comunque diciamo che ci si avvicina moltissimo a questo suono, no? Perché si cerca semplicemente di imitarlo e ci si mette lì finché non ci si avvicina. Però il discorso è che cosa ci dovete fare con questo strumento, cioè nel senso ci dovete lavorare dal vivo, dovete riprodurre dei suoni del passato, del presente, non lo so, insomma. Questo vi mette a disposizione effetti, mille cose, questo è un sintetizzatore. E chiaramente il sound all'interno di una produzione è una cosa differente, lì si cerca di utilizzare il più possibile dei suoni che abbiano questa qualità. E io ho registrato con entrambi. A livello creativo mi sono trovato meglio che con questo, che sento comunque diverso. Poi ripeto, probabilmente sono io che non riesco a farlo suonare perché questo ha 1000 opzioni, può somigliare a tutti i modelli che sono stati fatti di Oberheim in passato e tutto il resto, però comunque io con il Matrix 1000 ho sentito una ciccia che qui non sono riuscito a tirar fuori. Questo è un parere assolutamente personale, che però riguarda il fatto che se io poi non mi trovo nello stesso modo a mio agio con una cosa che costa 5.000 euro e una che ne è costata a chi è stato fortunato a prenderlo al momento giusto 400 euro, per dire, è una cosa che così fa. C'è da ragionare, ecco, su tutte queste cose qua. Poi ragazzi, se vi comprate questo strumento, state comprando uno strumento meraviglioso. Cioè, quando abbiamo fatto il video ero entusiasta perché fondamentalmente è bellissimo, è meraviglioso. Se proprio vogliamo andare a cercare, con quella generazione precedente, vecchia, io sentivo un corpo più profondo, ma non è che stiamo parlando del fatto che questo qui è mingherlino, attenzione. Però avete sentito che nemmeno il King Korg è mingherlino, perché fa il suo mestiere. Ecco, era un po' questo il discorso che volevo fare. E poi ho fatto un altro esempio, adesso chiaramente sto tagliando continuamente perché ho fatto un altro esempio con questo altro suono. Ho preso un altro preset di questa e ho cercato di riprodurlo come ho fatto prima con questa qua. È il suono che avete sentito che fa, diciamo, il solo sulla canzoncina all'inizio. Chiaramente ci sono un po' di differenze perché qui c'è la pulse, quindi con l'ampiezza della pulse non sono riuscito a fare esattamente gli stessi movimenti, però anche qua, bene o male, le differenze che sentite, ripeto, sono proprio sulla costruzione del suono. Dovrei mettermi lì con più calma a farlo esattamente uguale, però se ci fate caso e tornate all'inizio dove c'era il solo fatto con uno e fatto con l'altro, nel momento in cui passo da una all'altra, se chiudete gli occhi, fondamentalmente la differenza che sentite non è lì che la sentite qui adesso. Se ci mettiamo a fare questo, e al di là del comportamento che è molto simile, qui si riconosce un velluto un po' diverso. Ho usato questa parola oggi perché è l'unica che mi viene in mente,
Però questo velluto diverso costa 10 volte di più questa qua, quindi nel senso era un po' quello il discorso. Fino a che punto avete l'esigenza di avere questo tipo Adesso guardo sempre di là perché ci sono due amici, non solo Marco, c'è anche Max, il pellegata, che niente, è venuto a trovarci, ci ha portato un'altra macchinetta, poi facciamo anche il video di quella, e sta confortando Marco Ballarani che ha speso 5.000 euro, no, sto scherzando, ha fatto benissimo, ha preso uno strumento straordinario. Però insomma ci stiamo ridendo sopra, ma è uno scherzo, cioè nel senso che è uno scherzo che serve più che altro a capire il discorso che si fa ormai da tanto tempo su vari strumenti che vanno dalle tastiere fino alle chitarre, fino ai bassi, fino alle batterie, cioè le cose diciamo economiche e le cose virtuali anche ormai hanno raggiunto un livello veramente alto. Poi è chiaro che adesso, ripeto, dopo che ho fatto questo video sono sicuro che arriveranno tutti quelli che mi diranno: "Ah, sì, però sai benissimo che poi alla fine di..." Sì, lo so, ma ripeto, con gli strumenti moderni che sono costruiti sulla base degli strumenti vecchi analogici, comunque c'è, io sento personalmente, anche qui ripeto per l'ennesima volta, fustigatemi se volete, ma io sento comunque una componente meno incisiva su una parte del suono. Forse è evoluta perché sta meglio, perché è più utilizzabile, meno invadente probabilmente all'interno di arrangiamenti più complessi, visto che oggigiorno si fanno 120 tracce, una volta se ne facevano 4, il pad doveva essere bello ciccio perché sennò non si sentiva come si doveva sentire. Queste sono, vabbè, sono valutazioni che io sto facendo in base a questa giornata dove sono arrivati e diciamo, dai, facciamo sta prova, sta stupidaggine, no? Perché è una stupidaggine. Però sentite che all'inizio però dopo, so come dire, non sono uguali per un motivo proprio mio, sono io che non l'ho riprodotto perfettamente, ma il suono di prima l'avete sentito che era migliore di questa come riproduzione. La pasta, qui c'è un po' più di ciccia, ma non so come dire, la metto con l'equalizzatore, no? Uno dice, vabbè, ma non è la stessa, sì, non è la stessa cosa, però, insomma, no? Questo costa 500 euro usato e pesa anche la metà, però vabbè, questa è una cazzata. L'ho detto per scherzare, non voglio convincere nessuno. In realtà non può, questo filtro qua non può essere questo filtro qui, parliamoci chiaro, sono cose diverse. Però, comunque, cioè, non so come dire, adesso io sto smanettando al volo, cambiando il filtro, il tipo di filtro, cioè, perdonatemi se non sono dentro come una bestia nell'identità di qual è quel filtro lì, questo si chiama passabasso Oberheim e imita quello lì, lo imita bene, cioè nel senso non c'è niente da fare. Sono molto simili i suoni, la pasta diventa simile perché Korg fa un buon lavoro, non perché prendi qualsiasi virtual analog e fa questa cosa qua. Questo la fa bene. E avete i preset poi vabbè, metti i suoi preset che c'è adesso, esco da questo suono, non lo salvo perché non credo ce ne sia bisogno, però non so come dire. Ecco, poi per renderli più simili abbiamo messo entrambi in mono, perché quello quando si lavora in stereo dipende da quale voce sta usando, la spara in giro in stereofonia. Questo qui invece è proprio uno strumento stereo moderno, quindi ha i delay, il ping pong, tutte quelle menate lì, chiaramente il reverbero è stereo, la stanza è aperta. Però non so come dire, in generale la comodità di salvarsi le cose, io quello di prima l'ho salvato. Infatti non ha nessun effetto perché l'ho salvato senza effetti e insomma non è male, no? Cioè, adesso chiaramente voglio dire, non voglio
chiaramente questo ha un po' meno, no? Però anche lì gli do un po' di acuti. È diverso, chiaramente c'è un'altra componente più mediosa, meno pulita, ma è uno strumento finto. Cioè, con questo ci fai 34 synth diversi con tutti i filtri loro, c'è dentro tutti i filtri di tutti gli strumenti vintage. Non potrei mai arrivare a fare esattamente quello strumento lì come suona. Però abbiamo visto che, insomma, ripeto, il titolo provocatorio del video che riguarda i 500 euro contro i 5.000 è una cosa che fanno tutti su qualsiasi canale YouTube. Io non l'ho mai fatto perché mi sembra una cosa così, però è per riderci sopra insieme. Chi mi conosce sa che il mio canale ha completamente un altro tipo di approccio alle tastiere. A me piacciono tutte, e quello è il mio problema, semmai, che trovo in tutte qualcosa di bello. Non trovare qualcosa di bello in questa è assurdo, no? Però scoprire che uno strumento che costa così poco può dare così tanto è una cosa importante per chi ha un portafogli meno importante di cui si può permettere questa. A parte il fatto che sembra che Marco ci abbia il grano da buttare via, ma in realtà questa qua lui l'ha comprata dando dentro dei bassi che io al posto suo non avrei dato via. Mi sarei tenuto questo qui e avrei tenuto i bassi, per dire, perché mi piace di più. I bassi che ha dato dentro non li avrei dati via. Comunque, vabbè, insomma, siamo arrivati a questo punto appunto per fare questo discorso qua. Quindi adesso il Balla c'ha un po' d'ansia, ma sappiamo benissimo quali sono le caratteristiche e le qualità degli strumenti veri, e in questo caso siamo strabiliati dalle caratteristiche di uno strumento invece virtuale. Quindi vabbè, io ringrazio Marco, il Balla, siamo andati a prenderci un caffè insieme a Max e abbiamo chiacchierato come al solito di tante cose, e siamo tornati a finire il video. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.maxis.com dove trovate tutti i video divisi per categorie di tastiere, quindi in questo caso sarà sui sintetizzatori. E poi ci sono i miei libri, i miei dischi, tutto quello che ho fatto, e quindi mi fa piacere se venite a farvi un giro. E niente, Oberheim OBX 8 contro King Korg, e ci vediamo sabato prossimo. Ciao ciao.